Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video dei Tickets for Life. Oggi grandissimi lavori in corso. Andremo a costruire un camping box, un po' come quelli che abbiamo già fatto in precedenza, ma stavolta faremo un box veramente eccezionale. Faremo un box abbastanza grande perché dovrà essere installato dentro un Fiat Doblò. Qui come vedete ho già tutte le varie tavole di legno che mi serviranno. Abbiamo tutto compensato fenolico in due spessori, da 18 e da 15 mm. Infatti faremo il box da 18 mm, mentre i cassetti li faremo da 15. Qui ho già allestito le caprette per appoggiarci sopra le tavole che andrò a tagliare via via. Abbiamo tutti gli strumenti che ci servono per il lavoro e quindi passiamo subito all'opera. Allora, questo sarà il pianale che ci fa da appoggio del nostro box. Praticamente è una tavola di 115 x 80 cm. Faremo un box alto 40 cm. Questa è la parte del fondo. Ora andiamo a mettere i divisori che faranno da sede ai cassetti e da base per il letto. Praticamente con 4 tavole messe in questo modo andremo a creare tutto il mobile. Ora vanno fatti tutti i fori, prese bene le misure e avvitati tra di loro. Come vedete ho fissato la prima tavola prendendo bene la misura, facendo la battuta con quest'altra tavoletta di legno, così viene tutto lo spigolo perfetto. Ho già predisposto tutti i fori, ora andrò a mettere le viti più esterne per dargli un po' una forma di base. Poi andremo a fare la chiusura posteriore e poi andremo a completare tutti i fori. This way, don't know what you do. Qui vedete il box che sta prendendo forma. Ora andiamo a fare i fori sulla parte superiore e poi andiamo a mettere delle viti qua per fissare questa parte. And I'll be alright. I swear that I'll stay here with you. Allora, qui abbiamo creato l'appoggio per il tavolo. Questo qui sarà un tavolino che verrà alzato all'occorrenza. Questa tavola verrà alzata e tramite una gamba farà da tavolo. Quando invece vogliamo usare il box come letto, abbassiamo la tavola appoggiandola su queste guide e in questo modo abbiamo il pianale per sdraiarci sul letto. Vedete, abbiamo due comode guide che fanno da supporto. Bello a filo,
direi che per ora il lavoro procede alla grande. wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Bene ragazzi, passata la pausa pranzo ci rimettiamo subito al lavoro. Qui stiamo guardando un po' come può venire il cassetto. Ci sono i vari pezzi che la andranno a comporre, quindi tutti i divisori. Il cassetto andrà poi completamente a scomparsa al suo interno tramite le guide a scomparsa totale. Prima però di montare e di fissare bene i cassetti, andiamo a fare i tagli per alleggerire le tavole che faranno da rete al letto. Quindi andiamo a fare praticamente una sorta di doghe. Quindi non facciamo altro che prendere tutte le varie misure e le riportiamo sulla tavola di legno e poi andremo a fare i tagli. Useremo questa tazza, i vari fori sulla tavola, e poi andremo a fare tutti i tagli con il seghetto. Vedete, ho fatto tutti i segni dove fare il foro, perché poi da qui faremo un buco con la tazza e poi andremo a chiudere questi due tagli fino al cerchio successivo e faremo tutte le doghe. Bene, ci prepariamo a fare tutti i fori. Abbiamo da fare praticamente 6, 12, 24 buchi per fare tutte le doghe. Mettiamo la tazza nell'abitatore e ci mettiamo subito al lavoro. Cambio di programma, visto che devo fare 24 buchi, il legno è bello spesso perché sono 18 mm, useremo il trapano con il cavo elettrico, almeno non vada a stressare troppo l'avvitatore. E poi questo è anche più potente, quindi al lavoro. Allora, ho fatto tutti gli inviti per i fori, ora ruoto la tavola e finisco i fori dall'altra parte, così almeno non andiamo a rovinare tutti i bordini del legno. Allora, i fori proseguono. È parecchio duro questo legno perché è bello spesso e la punta si scalda molto facilmente. Una volta finiti tutti i fori andremo a fare i tagli con il seghetto alternativo, andando così a creare tutte le doghe. Ecco fatto, anche la seconda parte del letto è finita. Queste andranno una sopra l'altra, formeranno il letto che si aprirà a fisarmonica. Ora passiamo alla costruzione del primo cassetto. Come vedete ho messo una cinghia in modo che mi tenga le assi in posizione. Ora, come prima, devo fare tutti i fori dalle varie parti, andare a fare la svasatura per la testa della vite e poi avvitare.
Bene, qui abbiamo il primo cassettone praticamente pronto, c'è un attimo da completare le viti, ma insomma questo è uno dei due cassetti che andrà inserito in questo qui in particolare sul lato destro, perché quello sul lato sinistro avrà una parete divisoria e qui sarà tagliato per poter fare l'alloggio per il fornellino a gas. Anche il cassetto del gas sta prendendo forma. Buongiorno, nuova giornata di lavori su questo camping box. Proseguiamo con il lavoro di montaggio di tutto il box. Ora andiamo a fare tutti i fori in questa paratia laterale e poi la avviteremo al box. Come vedete, questo è l'interno, quindi qui ci saranno le sedute e quello è il tavolo, che quando non si usa come tavolo si appoggia qui e va in chiusura per appoggiarci sopra il materasso. Quando invece lo vogliamo usare come tavolo andiamo a mettere una gamba centrale con i suoi due perni che poi vedrete e lo usiamo come tavolo. Qui abbiamo già un cassettone in fase di allestimento e quindi proseguiamo con tutti i vari lavori che ci sono da fare. Andiamo adesso a costruire il cassetto con lo scaffale per il gas. Qui dobbiamo fare un'apertura per poter accedere allo scaffale inferiore. Quindi ora facciamo i buchi con il foratazze e poi completiamo i tagli. Questo ragazzi è il cassetto del reparto gas, quindi qui abbiamo il fornellino a gas, come vedete qua sopra questa mensola, e qui sotto abbiamo un comodo accesso per il vano inferiore. Qui accanto invece abbiamo una zona dove poter stivare varie cose. Questo è il cassetto tenuto insieme al momento da una corda. Ora dobbiamo fare tutti i fori e mettere anche qui le viti. Qui poi verrà chiuso in testata con una di queste basi in testa, praticamente viene così, e questo è tutto il cassetto quando sarà finito. E questo è il primo cassettone che è praticamente quasi pronto. Manca da fargli l'invito per poterlo estrarre, quindi andremo a fare un intaglio qui in modo da poter infilarci la mano e aprire il cassettone. Poi qui ci andrà messo anche un ulteriore piano d'appoggio di quelli che escono fuori grazie a due cerniere. Praticamente qui avremo un altro piano che andremo ad aprire in questa maniera. Bene, i cassettoni sono praticamente pronti, abbiamo fatto anche la fessura per inserire la mano e aprire il cassetto. Ovviamente mancano a questo punto le guide, quelle a uscita completa, a scomparsa completa. Qui abbiamo il tavolo rimovibile e proseguiamo con il lavoro.
Allora, questo è uno dei lati del box con tutte le feritoie per far passare l'aria, oltre che per alleggerirlo, e ci sono anche le maniglie per sollevare il box quando lo vogliamo inserire nella macchina oppure levare per riporlo ad esempio nel garage. Andiamo a riporre questa parte, la avvitiamo e anche per oggi stacchiamo perché le ore passano, i lavori sono lunghi e continueremo domani. Buongiorno, proseguiamo i lavori. Come avete visto, questa è una delle fiancate del box. Ora andiamo a fare la fiancata del lato opposto. Ho preso tutte le misure dove fare i fori. Ora prendiamo la tazza, buchiamo questa tavola e facciamo tutte le striscioline con il seghetto alternativo. Il mobile prende sempre più forma. Andiamo avanti. A questo punto andiamo a mettere le guide per i cassetti. Un lavoro molto complesso, devo mettere degli spessori di mezzo centimetro, 4 mm per l'esattezza, in modo da alzare il cassetto e trovare la giusta posizione per le guide, perché ovviamente il cassetto non deve strusciare sul fondo. Qui ci vanno le guide, ora devo trovare l'altezza giusta. Quindi devo mettere gli spessori per trovare il punto esatto dove andare a fare i fori. Allora, come prima cosa andiamo a fissare la guida sul cassetto. Uso questo distanziale in modo che questo pezzo non sdrusci contro il fondo. E niente, trovo la posizione delle viti e intanto avvitiamo questa parte. Allora, questa qui è la base per la gamba del tavolo. Come vedete ha uno spessore abbastanza importante perché queste basi si affogano fisicamente nel pavimento. Ora noi abbiamo un pavimento basso perché abbiamo solamente questo spessore, per cui ho fatto un rialzo con 2 tavole che ho avvitato alla base d'appoggio e ho forato le 3 tavole. In questa maniera possiamo inserire questa base, la avvitiamo e sopra di essa andremo a mettere la gamba del tavolo. Allora, tutto il box è stato levigato accuratamente. Qui abbiamo i cassetti e qui abbiamo l'impregnante, una finitura all'acqua per legno specifica, e quindi andremo a verniciare tutto il box, dentro, fuori, cassetti e quant'altro. Vedete tutto il box con le feritoie, le maniglie per essere preso. È tutto pronto. Ora la fase è un pochino quella più complessa, insomma quella che mi piace meno perché c'è da verniciare e quindi ci si sporca.
Bene ragazzi, andiamo completando. Come vedete qui abbiamo il tavolo, un comodo cassettone sulla destra e un altro cassettone sulla sinistra. Qui ci sta il fornellino a gas, qui ci possiamo mettere tanta roba sotto, vedete quanto spazio. Abbiamo questo comodo vano per inserire altre cose, si chiude tutto molto bene. Qui abbiamo i fori per poter estrarre i cassettoni e ora ci manca solo di mettere le doghe del letto, che sono quelle là sopra. Questo è il nostro fornellino a gas che trova la sua posizione proprio qua dentro, vedete. Qui per esempio potremmo mettere una tanica d'acqua oppure tutta la dispensa con il cibo. Abbiamo tantissimo spazio, anche sotto al tavolo comunque possiamo tenere della roba. Questo è il box ragazzi che prende sempre più forma. Questa è la disposizione per quando si mangia, quindi versione dinette. Qui abbiamo le due prolunghe che fanno da base per la rete del letto, che è questa qui che si aprirà poi a fisarmonica. Devo mettere le cerniere, lì ci saranno delle gambe che devo ancora tagliare. Queste sono le gambe che andranno a incastro sotto le tavole e hanno pure il piedino regolabile in altezza, quindi io ho preso la misura, in questo caso devo fare una gamba di 57 cm, lascio il margine di 1 centimetro in più o in meno, così almeno uno può fare la micro regolazione. E poi ci sarà un blocco per evitare che queste tavole possano cadere. Qui vedete abbiamo un comodo supporto sia per i supporti della rete che per la rete stessa. Vedete, quando la rete si andrà ad aprire con la sua cerniera scenderà giù in questa posizione, quell'altra a seguire. Bene, ora facciamo l'unboxing di questa scatola, perché qui abbiamo il materasso, un materasso pieghevole che andrà disposto sopra la rete del letto. Bene, quello è il materasso pieghevole, un materasso da 180 x 120, alto ben 8-9 cm, quindi molto comodo, che si andrà a stendere lungo tutto l'asse, ovviamente con il tavolino abbassato. Bene, facciamo gli ultimi ritocchi, andiamo a fissare queste cerniere e poi andremo a mettere gli ultimi scaffali che mancano, le ultime 2 mensoline, e a quel punto il box sarà finito e pronto per la consegna. Benissimo, anche questa cerniera l'abbiamo montata, infatti ora si può aprire tutto. Vedete, il letto si apre perfettamente e si ribalta tutto su queste 2 stecche, che dentro la macchina ovviamente non avranno questi paletti come messo ora provvisoriamente, ma ci saranno questi piedini dell'altezza giusta, perché ovviamente il sedile qui dove appoggiano i piedi fa un leggero scalino e quindi è un pochino più profondo. Questa è l'altezza esatta. Ora vi faccio vedere come si apre tutto il letto. Questo è tutto il letto da aperto, che misura 180 x 115 in questo caso, quindi con un materasso da 180 x 120 ci si sta molto comodi. Ora facciamo l'ultimo passaggio, che è quello di mettere 2 tavolini che si aprono in questa maniera, uno per ogni parte, quindi questo va di qua, in modo che quando poi si apre avremo un pianale di prolunga, un piano d'appoggio di prolunga. Per fare questo useremo questi supporti molto comodi, andranno fissati in questa posizione, chiuso e aperto. Bene, questa è la mensolina che va ad avvitarsi qui, e quindi si apre e si chiude molto comodamente ed è un ulteriore piano d'appoggio. Bene, sta facendo quasi buio, però il lavoro è finito. Qui ci sono 2
incastri, poter richiudere tutto. Ormai finisco di montare tutto e domani vi farò vedere il lavoro finito. Eccoci qua ragazzi, con il lavoro completamente finito. Qui vedete l'ultima modifica, l'ultima aggiunta. Ci sono questi tavolini che si aprono e che sono posizionati sulle prolunghe dei cassettoni. Abbiamo messo anche una serratura per evitare che il cassetto si apra mentre si viaggia, e poi apriamo il cassetto che alla fine ha anche un comodo ripiano. Stessa cosa vale per il lato opposto. Nel mezzo possiamo inserire il palo del tavolo, quindi questo ragazzi è il lavoro finito. È molto comodo così e anche bello robusto. Ah, poi ci sta da prendere il gas. Sì, infatti,